come potete vedere, spiaggia bianca quasi caraibica che sembra talco e al largo qualche surfista. Posto veramente spettacolare. D'altronde dal Brasile cosa ci dobbiamo aspettare? Comunque so benissimo che a voi della spiaggia, dell'ambientazione, delle palme non frega nulla, ma soprattutto che per me ogni promessa è un debito e nonostante è prestissimo e c'è poca gente, benvenuti in Brasile. Praticamente arriviamo alla strada principale con un pezzo di ripio messo a sabbia. Qualcuno di voi ci sta dicendo che stiamo mostrando in effetti una parte inedita, una faccia ai più sconosciuta del Brasile, e lui stesso ci ha detto: sì, quando mi è capitato di viaggiare in Europa in effetti dico che sono brasiliano, mi dicono di dove, spiego del sud del Brasile, mi dicono ah no, non conosco, come se questa parte non fosse neanche presa in considerazione dal turismo internazionale. Ce ne stiamo rendendo conto perché quello che abbiamo provato sulla nostra pelle è che c'erano sì brasiliani, c'erano tantissimi argentini come vi abbiamo detto, ma nessun europeo al di fuori di noi. La parte di Praia do Rosa da diversi anni è diventata meta privilegiata per tutti i surfisti e anche per il passaggio delle balene franche. Nella giusta stagione si possono vedere addirittura dalla spiaggia perché loro si avvicinano moltissimo. Indubbiamente una cosa che salta all'occhio è che questa autostrada è quasi più bella di tante autostrade in Italia. Non mi riferisco assolutamente all'asfalto ma al contesto. Temperatura sui 25-26 gradi, si viaggia benissimo, anche se il sole, come diciamo spesso, è molto forte quando esce. Altra info curiosa, ce lo avete scritto spesso nei commenti, non vedete autovelox ma vi sbagliate, eccone uno, addirittura segnalato anche su Google. Lungo l'autostrada ce ne sono tantissimi. Macchina Brasilia. Circa 10 km a Florianopolis il traffico, come era normale, sta aumentando. Ecco, questo significa massima prevenzione. Poi c'è chi va col più meno e chi è appena passato a petto nudo. Poi quello che circola all'interno del sangue non lo sappiamo. In lontananza si intravede lo skyline di Florianopolis e ancora più a destra l'isola di Santa Catarina. Ha iniziato anche un po' a piovere. E ora si inizia un po' a ragionare, questo è il vero skyline. Abbiamo un ponte da prendere per andare sull'isola. Florianopolis è formata da questa parte sulla terraferma che definiscono un po' la zona industriale della città, per finire infatti dall'altra parte di cui consta la città, e cioè l'Ilha Santa Catarina. Poco più di 500.000 abitanti, siamo in una delle capitais, la capitale appunto dello stato di Santa Catarina. Qua iniziamo ad aprire bene gli occhi e c'è molto traffico e io lo odio il traffico. Ci siamo, Floripa, che è il nome che gli abitanti danno alla città di Florianopolis. Siamo prossimi ad uno dei 3 ponti che collegano l'Ilha Santa Catarina alla terraferma. E devo dirvi che è anche un po' emozionante stare qua con la propria moto. Siamo sul terzo ponte Pedro Ivo Campos, costruito nel 1991. Dall'altra parte il ponte sospeso, costruito nel 1926, all'epoca più lungo del mondo. Il ponte Colombo Salles, costruito invece nel 75. Ma dove vi portiamo? Non è difficile capire che il centro città è proprio al di là di questi ponti, quindi nel centro-ovest dell'Ilha Santa Catarina. Adesso però diretti sparati dall'altra parte dell'isola. La città che stiamo vedendo venne fondata nel 1726 con il nome di Nossa Signora do Desterro, letteralmente Nostra Signora dell'esilio, dell'emigrante.
L'attuale nome invece le venne dato a fine 800 in onore al presidente brasiliano Floriano Peixoto. Alcune delle spiagge di Floripa, solo alcune delle 42 spiagge di cui è dotata la città. Siamo nella località Campeche che ospita una delle più belle spiagge della città. E da quanto vedo al navigatore, in teoria questa strada dovrebbe proprio finire perpendicolare alla spiaggia. Vediamo fino a dove ci possiamo spingere. Qualcuno in costume, la spiaggia dovrebbe essere vicina. 27 gradi, non possiamo penso andare in spiaggia perché la strada finisce qua. Credo che sia però passaggio pedonale. Quindi si prosegue, cerchiamo di fare tutta la costa dell'isola con la speranza di trovare qualche punto panoramico per fermarci con la tenerona e rilassarci un attimo. Nel frattempo ammirate il panorama. È una zona bella, curata, sembra molto tranquilla, dove il turismo internazionale un po' ha attecchito. Poi ci sono zone rurali come questa, proprio di rimpetto al mare. E comunque qui a Florianopolis si respira proprio aria d'estate, la più alta che abbiamo respirato finora. Se uno si stacca un po' da tutto quello che abbiamo visto per arrivare fino qua, nel contesto in cui è incastonato sembrerebbe quasi un lago di montagna. La città di Florianopolis, che deve la sua crescita nella storia al fatto di essere l'unico porto tra i grandissimi porti di Rio de Janeiro e Buenos Aires, è stata dichiarata la capitale con la più alta qualità della vita di tutto il Brasile. Onestamente, con questi culi che sto vedendo in giro è facile capirlo. Non mi spingerei a tanto, via. La fortuna, come dico sempre, è questione di culo. Si mangia in riva al mare, odore di pesciolini, viva Alagoa, viva la laguna. Il bello di Florianopolis è che ci sono anche queste colline altissime dalle quali si può ammirare il mare. Questi saliscendi non voglio paragonarli all'inarrivabile costiera amalfitana, però mi ricorda un po' le nostre zone del Conero. Praia Mole a 300 metri. Bellissimo, perché la laguna sulla sinistra e il mare sulla destra, il mare più blu, la laguna invece è sicuramente più bassa, quindi più celeste. Che bello quest'angolo. La gente è sempre pronta a sorridere quando vede la telecamera. Siamo in un parco protetto all'interno della città di Floripa. Bisogna ammettere che avevamo l'idea di Florianopolis come una grande città di soli grattacieli, di cemento, un po' i gusti che spesso gli americani del nord e del sud hanno del mare. E invece ammettiamo che ci stiamo altamente ricredendo. Stiamo risalendo l'Ila dal sud a nord, Praia do Mozambico da questo lato a 300 metri. Siamo arrivati fino alla punta nord, la Praia dos Ingleses. Ci fermeremo nella zona nord-ovest dell'isola, a Santo Antonio da Lisboa. Ad affollamento siamo messi come Civitanova agli inizi agosto, un poco di gente. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Facciamo passare le ragazze, però per dei dettagli è un po' meglio di Civitanova. Per quali cose? No, intendo. Devo guardare il traffico, non posso rispondere ora. In un quarto d'ora esatto arrivati dall'altra parte dell'isola e qua dobbiamo anche uscire 2 chilometri e siamo arrivati. Dovete sapere che da diversi anni questa zona è tra le più rinomate di tutta Floripa per i ristoranti di pesce e per la qualità delle ostriche pescate, per cui noi abbiamo scelto non a caso questo posto. Quindi vi facciamo sapere che vi porteremo a cena con noi. Siamo arrivati. Docciati e addirittura profumati. Parolone. Un perro con il quale abbiamo fatto amicizia, però purtroppo non ci vede. Oh, bastarde. Vocês é que
da moto, né? Sì, Será que não dá para colocar um pouquinho para frente a moto? Vocês vão sair caminhando? sì, Sì. ora Pode sì. colocar um pouquinho para frente? Sì. Moto? Ora? Ora? Ora, Sim, sì. sim, porque o estacionamento è pequeno. Ok. La signora ci ha chiesto per cortesia se potevamo spostare la moto più avanti, perché come potete vedere il parcheggio è pequeño. Adesso circa 1 chilometro di passeggiata per arrivare al centro di questo. Santo Antonio de Lisboa. Dovrebbe essere caratteristico, ma come sempre noi vi portiamo supporti pazzeschi. Quello dove vi stiamo portando è uno dei quartieri più antichi di tutta Florianopolis e noi l'abbiamo scelto proprio perché volevamo evitare il fragore e il fracasso del resto della città. A fine Ottocento questa zona accolse tantissimi immigrati dalle isole Azzorre, Portogallo, e questa comunità oggi si chiama, in onore di Sant'Antonio da Padova, che era portoghese, Santo Antonio de Lisboa. La chiesa di Nossa Signora das Necessidades è stata infatti costruita nel 1750, diventando presto il centro della comunità, così come lo è ancora oggi. Sant'Antonio divenne il centro agricolo di tutta Florianopolis, guadagnandosi anche una visita dell'imperatore portoghese Pietro II. Ma quello che oggi la contraddistingue è l'altissima qualità del pesce, in particolare le ostriche. Tutti gli abitanti di Florianopolis vengono qui proprio a gustarlo. Detto questo, come potete immaginare, entro in campo io e direttamente dal lungomare, dove ci sono tantissimi localini, vamos a preguntare per capire cosa si può mangiare, ma soprattutto cosa si mangia qua a Florianopolis. Voi non lo potete sentire, ma odore pazzesco! Qua si mangia e basta. La principale attrattiva è proprio quella di riempire la panza. Sara procede imperterrita. Speriamo un po'. E dopo 50 giorni che siamo in Sud America vi dico che questa sera non vado a spese, e non perché se lo merita, ma perché dato che ci troviamo nella ruta gastronomica bisogna approfittare. Il menù è pazzesco, i prezzi sono molto più bassi rispetto ai nostri europei, quindi con Sara china a cercare il piatto perfetto, dopo quasi 20 minuti ce l'abbiamo fatta. Dato che la specialità del posto sono le ostriche insieme anche al bacalao, però anche al polpo, abbiamo fatto un miscuglio, abbiamo preso le ostriche per voi. Io invece vi dico che le abbiamo prese per noi, poi voi le guardate dal video. E per voi ho fatto anche lo sforzo di prendere una caipirigna. Vabbè dai, questa sera lo faccio. E da qui capite quanto tribolo a stare con Sara Tappi. Lo capite? Scrivetelo nei commenti. E comunque, ruta gastronomica parte quando si è in Brasile, la prima cosa da fare assolutamente, tassativamente, prendere una capirigna con limao, ma soprattutto una a testa. Caipirigna con cachaça e limão è il nostro saluto alla città di Florianopolis e siccome si prevedono anche tempi di magra fra diversi giorni, ne approfittiamo ora, poi quello che verrà si vedrà. Rigorosamente cannuccia incartata, deve essere del diametro appropriato, io preferisco minimo 1 centimetro, e guardiamo insieme. Molto buona anche se io non sono pro super alcolici, però Pero, capirigna a parte, sempre con limao, pazzesche! Qua l'assaggio lo faccio io. Guardate ragazzi, è leggermente calda, mamma mia. Dobbiamo aggiungere il limao, un pochettino di sale grosso. Pazzesca, pazzesca. Amore, io suggerisco solo limao. Guardate, questa volta senza sale. Non vi dico quello che mi sembra, perché poi YouTube mi chiude il canale. Buonissimo, buonissimo. E dopo le ostriche un sorso di capirigna, io posso dire tranquillamente che si vola, però aspettate perché è arrivato il secondo, cioè il piatto principale. polpo con cipolle, pomodorini, olive, patate, peperoni.
accompagnate anche da purè de papa con erba cipollina. Vai, non lesinare, non devi lesinare nel mio piatto. Le porzioni ormai le conosci, devono essere 90 e 10. Ecco, possiamo dire che questo è il tuo piatto e il resto, ovvero questo è il mio piatto. La patatona intera, mettici anche un po' di cipolla. Mamma mia, mamma mia. Cannavacciuolo, scansati. Partiamo con la patata, però voglio assaggiare il polpo perché spesso e volentieri a casa lo trovo un po' duro e stoppaccioso. Guardatelo. Con la lingua. Ho già un po' di capirigna in circolo. Se venite in Brasile, ruta gastronomica, Florianopolis, siamo in riva al mare con la vista di Florianopolis. Segnatevi questo posto perché vi posso garantire che vi cambierà la vita. €6. Prendiamo dal piatto principale. Ormai mi conoscete, quali sono le 3 cose più buone al mondo? Al primo posto lo sapete, al secondo posto il cibo, al terzo posto mettiamo anche la moto. Questa mattina iniziamo il video cacciandoci nei guai, come potete vedere. Traffico pazzesco, temperatura che sta salendo tantissimo, la Tenerona si è surriscaldata come ovvio che sia. Siamo nel mezzo del traffico infernale del mediodì perché volevamo raggiungere e portarvi in una spiaggia bellissima. Guardate dal satellite il punto preciso dove siamo, l'idea di raggiungere Bombinhas e le sue spiagge. In questo momento ci troviamo intrappolati a Portobello, vedete che le moto circolano a velocità, ma noi siamo abbastanza pesanti per fare quello e anche abbastanza larghi. Sentirete più rumore del solito perché ho lasciato la visiera aperta in quanto devo farvi sentire, quindi condividere anche la sofferenza della Tenerona. Adesso dobbiamo scollinare per raggiungere appunto le 2 spiagge più estreme, quelle sull'Atlantico. Ora si sale repentinamente. Eccolo il lungomare di Portobello, siamo finalmente dall'altro lato della penisola. 5,4 km per arrivare direttamente in spiaggia. Bellissima la spiaggia. Buongiorno! Guardate sempre dal satellite, ci troviamo in questo istmo, praticamente abbiamo la spiaggia alle spalle e la spiaggia di fronte, ovvero la playa do Mariscal. Ecco, siamo proprio sulla spiaggia, estremamente affollata, molto bella, onde degne dell'Atlantico. Vista la quantità di gente, proviamo a portarvi in un punto panoramico dall'altra parte. Un po' piena, pochino, però per i zomas. Hai visto qualcosa interessante? Interessante dipende, però solite rocce arrotondate. Non è che erano le chiappe arrotondate? Anche. Guarda là, devo guardare la strada però. Tu riprendi tutto, poi riguardo al video. Qua dietro dovrebbe esserci un'altra piccola spiaggia. Eccola, si susseguono senza fine. Che spettacolo comunque. Questa è Conceição. Bandiera blu per Conceição. Inutile dirvi che questo è il Brasile. Bella però, questa spiaggia mi piace molto. È più stretta, il mare è bellissimo. Diciamo una Città esotica. Città sta per Civitanova Marche. Alla fine ci siamo fermati lungo la strada perché abbiamo visto una sorta di panetteria. Abbiamo le banane prese direttamente dalla colazione. Eccole qua, non devono mancare mai. Aí isso aqui vocês pagam ali no peixe, tem? Simpaticissima. Ma guardate sta Tatti il maiale come si è munita. Bollo de maracujá, quindi torta al frutto della passione, e mocaccino. Buon appetito! Vai piano, piano! Qua la democrazia non esiste, non esiste! Tenerona sempre a vista. Non è una città grande, comunque abbiamo visto che c'è tanto casino, tanto traffico, quindi sempre con l'occhio sulla Tenerona.
Altra cosa, chiunque passa, chi si ferma, in tutti si fissano sulla tenerona, poi vogliono parlare, vogliono sapere, bellissimo. Veramente i brasiliani per adesso sono stati gentilissimi. Da questa parte addirittura ci sono tutti sbocchi direttamente in spiaggia. Come sempre mi sono cacciato nei guai. La tenerona è una belva. Adesso cerchiamo di fare i bravi superando la fila con calma, perché guardate qua, l'ora è segnata in rosso, c'è un traffico pazzesco, 110 km, Google mi dice 2 ore e 53, assurdo. Comunque se guardate cercano di camminare più sulla destra possibile per farci passare. Adesso speriamo di non incrociare tantissimo traffico anche sulla strada a scorrimento veloce. Una Portobello in netta espansione e costruzione. A sentirsi male qua, vediamo se si allargano. Non possono fare più di così perché si stanno prendendo tutta la carreggiata. Guardate, gentilissimo, grazie. Che passare, ma non voglio rischiare. Passate, passate voi che siete più piccoli. Loro passano a 200 all'ora. Proviamo anche noi. Piano. Situazione, ragazzi, situazione drammatica. Ho fatto passare la fila perché io ho creato una fila di motociclisti. Tipo qua io devo fare un po' più attenzione di loro, tipo qua non ci passo. Comunque una fila del genere forse tra le peggiori mai fatte nella nostra vita motociclistica. In questo caso Google è collegato ad una SIM, quindi via internet avevamo 2 ore e 24 in rosso, di colpo siamo passati a 1 ora e 16 in nero, quindi credo che la fila l'abbiamo superata. Voi ragazzi non lo sentite, ma io sto sudando come un cinghiale. Virare la motocarica qua in mezzo devi stare con un'attenzione massima, anche perché devi far passare loro con i motorini. Ed è proprio lui, Balneario Camboriú, la località di mare che tutti i ragazzi brasiliani ci hanno consigliato. Cioè il Brasile ci sta stupendo ogni volta, assolutamente non ci aspettavamo una cosa del genere. Non dico che sembra lo skyline di New York, ma poco ci manca. Uscita appena imboccata, ora lasciamo il mare per dirigerci verso l'interno, destinazione Blumenau. Ma anche qua sempre rosso, quindi sempre file. Però dai, 53 km, teniamo duro, penso che il peggio l'abbiamo superato. E dopo una giornata quasi infinita che avete vissuto insieme a noi, si esce dalla strada a scorrimento veloce. 11 km all'arrivo, abbiamo preso un appartamentino perché dobbiamo lavare tutto. Saremo fermi 4-5 giorni per lavorare, creare video, creare contenuti e ovviamente tornare umani. E per fare tutto ciò abbiamo scelto l'ordinata Blumenau, fondata dagli immigrati tedeschi arrivati qui poco prima della metà dell'Ottocento. Questa non è una città dove scorrono fiumi di vino, ma di cerveja, perché è qui che si svolge l'Oktoberfest brasiliana. Qualcuno sottolinea che le strade di Blumenau sono estremamente ordinate e che questo sia il perfetto connubio tra Sud America e Europa, il meglio dello dos.
Allora, 700 metri come sempre vi portiamo insieme a noi all'arrivo, perché per noi ogni volta è un'emozione e un po' credo lo sia anche per voi, nel senso sicuramente noi ce la facciamo un po' sotto a volte perché non sappiamo cosa ci sta aspettando, mentre a voi effettivamente cambia poco. Allora, non vi abbiamo mostrato l'ultima parte perché ogni volta quando metto l'indirizzo non so perché il numero civico non lo prende, quindi andiamo guardando le abitazioni. 808, siamo arrivati. Ora la signora ci ha inviato un file PDF su Google Drive, dovrebbe essere tutto in automatico, addirittura con il QR code. Proviamo ad entrare, vediamo se ce la facciamo, anche se sono come sempre stracotto. Giornata tra traffico, caldo, code pazzesche, è quasi terminata. Sì, in effetti diciamo che per Francesco è stato un lavoro very hard. Detto questo, tutta questa meccanizzazione, tutta questa tecnologia ce la potevamo aspettare solo da Blumenau, città dal carattere teutonico. Prima di fare i complimenti però come sempre andiamo a verificare. Tenerona, anche oggi sei stata grandissima. Solito giro panoramico tutti insieme, bella bella lurida. L'ingresso dovrebbe essere un poco più a sinistra rispetto a dove eravamo entrati. Allora, dobbiamo provare ad entrare con questo QR code. No, non così. Devi fare con il link. Il link che ti ha inviato. Vedi? Continua. E scan, consenti. Aperto con successo. Si dovrebbe aprire. Ma spettacolare! Se fosse stato per me non saremmo entrati. Guarda che numero è. Come che numero è? Cosa? Che numero è? Oddio. Che numero è cosa? Fuori, non lo faccio più. Eh? Garage numero 20. Siamo al numero 20. Si accende la luce però. Fra! È questo. Primo passaggio fatto. Lo spazio per la Tenerona ce l'abbiamo. Adesso con calma troviamo lo spazio per noi. Ora dobbiamo cercare l'ascensore e andare al piano terzo. Abbiamo anche una contrassegna. Certo. Forse per salire C'è sempre il QR code. Funziona, cioè quasi preoccupante, funziona tutto qua. Com'è? Terzo piano. Ora dobbiamo arrivare all'appartamento 303 e abbiamo una cena che ci ha detto qua. un po' troppo, però va bene. Però ti tiene attivo, dai. 303 e qua come sempre dobbiamo aggiungere il codice. Vai avanti tu, guarda dove ti porto, guarda, la trovi la luce. Adesso con questa luce psichedelica torniamo alla Tenerona a prendere le ultime cose, poi diretti sotto alla doccia perché non posso spiegarvi come sono effettivamente le nostre maglie, il nostro abbigliamento, perché è qualcosa di allucinante. Non possiamo spiegarvi in realtà quello che siamo diventati, un po' lo potete vedere, lo potete immaginare, però la tossicità di quello che siamo è a livelli veramente elevati, quasi inarrivabili. Ce lo scrivete spesso che per voi, per tantissimi, quella che facciamo noi è la vita più bella del mondo, ma io dico,
È bellissima, ma al tempo stesso bisognerebbe provarla. E noi vi auguriamo con tutto il cuore di provarci. Poi magari ne parliamo con calma in una live. Ora però cerchiamo di procurarci del cibo perché sono le 7 di sera. Qualcosa abbiamo nella nostra dispensa, olio d'oliva, un po' di pasta, un po' di riso, ma vediamo se qua nei paraggi c'è un supermercato aperto oppure qualcosa per poter mangiare al volo. Vamos! You'll get